Riparte una nuova stagione di Serie A e riparte anche il Fantacalcio di Passione Inter. È tornato il Fantapassione Inter, sesta edizione del Fantacalcio completamente gratuito, dedicato a tifosi interisti da tutto il mondo. Sono già più di 400 le squadre iscritte, stiamo volando in poche ore verso un clamoroso record di partecipanti per un Fantacalcio che, ripeto, è completamente gratis e mette in palio tanti regali e tante sorprese esclusive per chi parteciperà. Trovate il link qui sotto, è molto semplice, accedete, cliccate sul tasto partecipa gratis, inserite il vostro nome, il cognome e l'email e riceverete tutti i dettagli alla vostra casella email. Se non doveste ricevere l'email, se ci dovessero essere dei problemi, vi invito a scriverci una mail anche all'indirizzo community@passioneinter.com che vi metto in evidenza, con cui quindi vi andremo a rispondere, vi daremo tutti i dettagli nel caso in cui ci fossero dei problemi. Oggi, come sempre, a inizio anno vi presento la mia rosa, una rosa che abbiamo creato in diretta, anche la community ha partecipato alla creazione della mia rosa, con cui spero di non fare un'altra brutta figura. L'anno scorso non sono andato particolarmente bene perché a un certo punto mi si sono fatti male un sacco di giocatori, ho perso le speranze e non sono riuscito a raddrizzare la stagione. Altri anni sono arrivato nella top 30, nella top 10 anche su oltre 400 partecipanti. Quest'anno saremmo probabilmente ancora molti di più e quindi la competizione si fa ancora più serrata con dei nuovi tornei che ci saranno poi durante il corso della stagione. Trovate tutto nella sezione regolamento, anche con le sorprese che vi andremo a presentare. Come sempre, come ho costituito la mia rosa? Con i miei 5 principi cardine, a cui quest'anno ne ho aggiunto un altro, tra l'altro. Come sempre, la prima cosa importante da fare è leggere il regolamento, studiare il regolamento, perché tramite il regolamento poi andiamo anche a costituire la rosa. Faccio un esempio molto concreto. Nel regolamento è previsto anche quest'anno il modificatore della difesa e il bonus per il portiere imbattuto, quindi nella costruzione della mia rosa andrò, almeno questa è la mia idea, la mia strategia, ad impostare una rosa con cui giocare con il 4-3-3, quindi con una difesa a 4, con una difesa e un portiere, ecco, che mi possano garantire questi bonus che poi alla lunga sono sicuramente molto importanti. La costanza sarà importantissima per arrivare in alto e avere il modificatore difesa costante e il portiere imbattuto costantemente è un bonus sicuramente molto molto importante. Secondo principio importante, occhio al calciomercato, soprattutto al mercato ancora aperto. Io ho spesso sfruttato, quando soprattutto partivamo presto con la costituzione della rosa, il fatto che alcuni giocatori potessero cambiare maglia, cioè andavo a prendere dei giocatori che magari erano sottovalutati a livello di quotazione nella speranza che poi cambiassero squadra. Per esempio l'anno scorso ho beccato abbastanza bene con Retegui, che mi ha premiato con il ruolo di capocannoniere, per fare un esempio. In alcuni casi ho un pochino abusato di questa cosa, quindi secondo me qualche quota scommessa ce la possiamo permettere, ma non andrei a costruire la mia rosa affidandomi soprattutto a questo principio. Così come al terzo principio, quello del player trading, cioè i crediti per fare uno squadrone non sono molti, ci sono 250 crediti a disposizione, ci esce fuori una bella squadra, ma non uno squadrone clamoroso. E quindi negli ultimi anni sto provando in alcuni casi a fare il player trading, visto che avremo a disposizione 10 cambi nel girone d'andata, 10 cambi a gennaio e 10 cambi nel girone di ritorno. Tante volte cerco di sfruttare le prime giornate di campionato per prendere dei calciatori che possono sfruttare, diciamo così, l'hype di inizio anno, possono sfruttare degli infortuni e quindi magari all'inizio si trovano più in hype e possono aumentare di valutazione. Così me li prendo, li faccio aumentare di valutazione e poi tra qualche giornata li vado a vendere per prendere qualcuno che può essere più costante per il resto della stagione, per esempio. Anche qua mi sono scottato, l'anno scorso ho preso troppi calciatori di questo tipo e poi alcuni hanno floppato, quindi il valore si è anche abbassato. Quindi attenzione a questo fattore, attenzione anche al calendario. Quest'anno c'è la Coppa d'Africa, quindi nella costituzione della vostra rosa tenete d'occhio anche ai calciatori che andranno in Coppa d'Africa tra dicembre e gennaio, magari non prendetene troppi, ecco, questo è un altro consiglio. Uh, il consiglio bonus, comunque la strategia bonus è stata quella di seguire la community. Mi sono affidato anche ai consigli della community per creare una rosa interattiva, ecco, e da poter fare insieme. E infine, soprattutto il principio, quello che secondo me è più importante: è vero che vorrei vincere, perché comunque rosico se non vinco e se non faccio bene, però voglio anche divertirmi, e quindi ho cercato di prendere anche calciatori che mi piacessero, o comunque scommesse, giocatori che vorrei vedere valorizzati anche nel calcio reale,
male e quindi ho voluto puntarci anche al fantacalcio. Vado allora a condividervi la mia rosa al Fanta Passione Inter sulla piattaforma Fantapaz, dove mi trovate con il consueto nome della Polisportiva San Giustese. Mi sono tenuto anche un credito residuo che può sempre far comodo, magari lo sfrutteremo. Sono partito dalla Porta Lazio, con la chat ci siamo confrontati. La Porta Lazio con prove del Mandasse e Furlanetto non è così economica in realtà, però ho pensato che la Lazio con Sarri potesse risistemare la difesa e potesse migliorare i numeri difensivi e quindi ho voluto provarci a spendere meno di una porta top. In difesa ho provato a prendere 2 laterali da bonus come Di Marco e Nuno Tavares. Su Tavares c'è forse un pochino troppo hype, ma credo che quest'anno possa essere un po' più costante alla seconda stagione in Italia. Di Marco è comunque un giocatore, è quasi un attaccante aggiunto difensore, comunque come bonus porta molti bonus, dovrebbe avere una buona media anche quest'anno, anche se magari Carlos Augusto quest'anno potrebbe insidiarlo di più, quindi l'ho aggiunto, così come ho aggiunto Martin del Genoa, che è un altro difensore che può portare diversi bonus con costanza. Ho puntato molto sui terzini perché poi ho aggiunto Zappacosta e Anor. Li ho presi in coppia perché Zappacosta penso partirà titolare e Anor potrebbe però far bene e quindi la mia idea è di una difesa a 4 di partenza con Di Marco, Tavares, Martinez, Zappacosta e Anor come primo panchinaro che va a sostituire eventualmente proprio Zappacosta nello stesso ruolo. Ho aggiunto poi dei profili a completamento come Zanoli, e qui spero che cambi squadra perché costando 2 ecco non posso permettermi molto di meglio, e spero che cambi squadra e magari possa diventare un giocatore importante. Bernasconi l'ho preso solo perché costava 1, Palestra costava 1, l'ho preso perché su di lui pure c'è qualche voce di mercato, magari in prestito, e anche lui magari qualcosina potrebbe fare. Centrocampo, sono partito da Hakan Çalhanoğlu, ragazzi, un pochino rischioso, salterà anche la prima giornata per squalifica, però resta il rigorista dell'Inter. Io credo che l'Inter qualche rigore potrà prenderlo, non è proprio un giocatore da fantacalcio se escludiamo i calci di rigori, però vediamo un Inter che va verso un approccio molto aggressivo, anche molto offensivo a quanto pare con Christian Chivu, e vediamo quindi quei 5-6 rigori all'anno li conquisteremo, li trasformerà magari, questa è la speranza. Ci ho aggiunto Zaccagni perché è un attaccante praticamente listato a centrocampo e quindi ho voluto mettere il doppio top a centrocampo. A centrocampo ci sono tanti top, quindi stavamo valutando anche la possibilità di fare un centrocampo molto molto forte e poi avere un attacco un pochino più corto, e pescare qualche giocatore ecco in più a centrocampo, visto che tendenzialmente i centrocampisti costano meno. Zaccagni costa molto e penso possa far bene. Ho aggiunto Nico Pass come terzo centrocampista top, secondo anno in Serie A, mi sarebbe piaciuto molto vederlo all'Inter e quindi la chat ha detto perché non inserirlo nella rosa al Fanta Passione Inter, e io ho assecondato il desiderio della chat. Samardzic per avere un quarto centrocampista forte, che penso ecco, possa avere spazio, soprattutto all'inizio. Bisognerà capire un attimo tra Scamacca e Krstovic come funzioneranno le punte. Lui potrebbe essere una certezza in più lì sulla tre quarti, anche con Juric potrebbe essere valorizzato. Ho aggiunto Attà, forse sul centrocampo sono andato un pochino troppo profondo, però la mia speranza, ecco, l'idea è di partire con Çalhanoğlu, Zaccagni, Paz e poi alternare uno tra Samardzic e Attà durante il corso della stagione, cercando di capire chi dei due esploderà magari. Valentin Carboni qui. Sì, forse ho fatto un centrocampo addirittura troppo lungo. Potrei reinvestire meglio queste risorse. Poi ci torneremo. Valentin Carboni perché a me francamente piace il Genoa di Vieira. Ho visto Carboni bene nel precampionato, soprattutto in Coppa Italia dove ha anche segnato. Penso che i tre trequartisti del Genoa siano tutti e tre molto interessanti. Stanciu, Grombaek e Valentin Carboni, tra l'altro tutti e tre listati a centrocampo. Nel dubbio, quindi chi scegliere tra i tre, ho preso Valentin Carboni perché è un cuore nerazzurro come noi. Con del Como l'ho preso ad 1 e via così, e ho aggiunto anche Sabiri, sempre perché costava 1, dovevo riempire la lista. Con la Fiorentina, con Pioli, qualcosina si è visto nel precampionato, non penso che rimarrà, penso che andrà via e vedremo. In attacco, ragazzi, ho puntato su Lautaro Martinez, che io spero e penso che possa fare più gol rispetto all'anno scorso. Costa tanto, però potevo permettermelo davanti, e ho voluto puntare su Lautaro Martinez, spinto anche dalla nostra chat ovviamente.
Ho aggiunto Lucca del Napoli per quel discorso di player trading, visto che sostituirà Lukaku nelle prime giornate, potrebbe far bene, nelle primissime partite, aumentare di valore e poi andrò a rivenderlo, non penso di voler puntare su Lucca per tutta la stagione. Ho aggiunto poi Pellegrino, Pecegrino, questo era un ballottaggio davanti come terzo attaccante, avevamo dei dubbi in chat su chi andare a puntare, abbiamo scelto Pellegrino del Parma perché mi gasa molto come giocatore, calcisticamente mi gasa molto. Mi intriga molto anche l'idea di Parma con questa giovane in panchina molto interessante e quindi Pellegrino l'ho voluto prendere, come detto poi l'idea è quella di sostituire Lucca con un altro attaccante. Mi son piazzato con un Pio Esposito a rimorchio dietro, anche qua per puro tifo e puro volontà di sostenere Pio Esposito, altrimenti come scelta forse avrei potuto variare con un profilo differente e poi a completamento 2 attaccanti del Como come Ason, preso perché costava 1, e Belotti che costa 3, ma l'idea, la speranza è che Belotti cambi squadra e magari quindi mi garantisco un Belotti che va altrove, che come bonus non porta molto, ma può portare dei voti, ecco, comunque, che è quello che ci interessa per completare il reparto. Questa è la mia rosa, che evolverà sicuramente durante il corso della stagione. Spero di vedere diversi giocatori valorizzati perché sarebbe un bel segnale anche per l'Inter. Fatemi sapere che ne pensate della mia rosa. Scrivetemi nei commenti anche che rosa avete fatto voi, come vi siete strutturati. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al Fanta Passione Inter con il link che trovate qui sotto in descrizione. Ci sentiamo anche nel club di Passione Inter, dove ci saranno altri appuntamenti speciali per parlare di fantacalcio con la nostra community del club su www.passioneinter.club, il progetto che sostiene il canale Passione Inter. Vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro un buon fantacalcio, vi aspetto sul Fanta Passione Inter completamente gratis. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qua.